In questa seconda parte praticamente cerchiamo di risolvere il problema della memoria, ovvero abbiamo creato quindi due prompt, uno dove gli imposto il nome, il nominativo, e l'altro dove gli chiedo effettivamente chi sono. Quando vado ad eseguire quindi queste due funzioni asincrone sequenzializzate grazie ad una terza funzione asincrona che rimane in await prima dell'imposta nome e poi ti restituisci nome, ok? Noi abbiamo visto che l'esecuzione viene effettuata con successo della set, però purtroppo quando gli vado a chiedere chi sono, lui mi risponde che purtroppo non sa chi io possa essere perché la conversazione è appena iniziata. Questo vi fa capire che i due prompt sono totalmente isolati, ok? E quindi ogni singola volta, perdonatemi, riapro il disegno, ogni singola volta che io vado ad effettuare un'operazione è come se andassi a richiamare o comunque sia ad interagire con due versioni totalmente identiche di Lama e quindi, ok, vado a parlare con il mio large language model che in pratica ha uno stato vergine, cioè nel senso non è mai stato modificato e non sarà mai modificato in questo modo. Allora, a questo punto, prima dei nostri due prompt, subito dopo la configurazione di Ollama, praticamente che cosa dobbiamo andare a definire? Dobbiamo utilizzare un nuovo modulo che si chiama Buffer Memory. Allora, const, ovviamente questa è l'importazione di qualcosa, ovviamente utilizzo la require, ok, come CommonJS, utilizzo langchain slash memory, ok, e quindi in questo caso di memory andiamo ad utilizzare il buffer memory. Eccolo qui. Il buffer memory che cos'è? Allora, è una classe, è una tipologia di memory component utilizzata per immagazzinare e per gestire quelli che sono i previous chat messages, ovvero i valori o comunque le conversazioni che abbiamo effettuato in precedenza. E quindi qui incominciamo a capire che quel valore di valutazione, l'eval time, fondamentalmente potrebbe diventare estremamente importante per noi, perché più lunghe sono le conversazioni, più lui si deve riportare ad analizzare il pregresso. Allora, come lo configuriamo? Utilizziamo const memory è uguale a che cosa? Ad una nuova buffer memory. E qui dentro dobbiamo stare attenti perché dobbiamo definire forzatamente, quindi per forza, quello che è un valore della memoria, una chiave, ok, che dovremmo innestare all'interno di ogni singolo prompt sotto forma di segnaposto per la nostra memoria. Quindi per esempio voglio dargli un nome, quindi la memory key, due punti, gli diamo per esempio storico, ok? Quindi questo qui sarà lo storico dei messaggi che noi andiamo a riportarci dietro e quindi ad avere a disposizione. Allora, guardate qual è il nesso principale. All'interno di ogni singolo prompt che dobbiamo riportare, per rendere partecipe il nostro LLM, ricordatevi sempre che per ogni singola catena che noi andiamo ad avviare, per ogni singolo prompt che noi andiamo ad avviare, questi prompt sono isolati. Il modo più rapido e il modo più efficiente per comunque portarci dietro uno storico è dargli la lista delle conversazioni precedenti, così almeno lui rieffettua, quindi contestualizza ciò che ci sta dicendo. E come facciamo? Guardate, immaginiamo questo qui, il prompt set, dove gli diciamo from now you can call me con il nominativo. Guardate, vado un attimo a capo per spezzare, almeno per rendere un po' più ordinata la mia stringa, e gli do per esempio una history, ok, due punti, guardate, gli vado a dare lo stesso identico nome della memory key e quindi qui dentro gli metto storico. Ok, in questo caso lui appena effettua questa operazione, quindi from now you can call me nominativo, si porta dietro lo storico delle mie conversazioni, perché potrebbe non essere la prima volta che gli dico chiamami in questo modo, chiamami in quest'altro modo. Ok? Allora a questo punto cosa succede? Vado a fare la stessa identica cosa con il what is my name nella parte bassa e fondamentalmente entrambi i prompt hanno la possibilità di accedere allo storico. Qual è la questione un pochettino più particolare? È che in pratica noi non possiamo utilizzare la pipe, ovvero dobbiamo, dopo aver portato, o comunque sia dopo aver configurato il nostro memory buffer, praticamente gli dobbiamo dire ok, vai ad utilizzare esattamente questa tipologia di elemento quando avvii la catena. Ok? E quindi a questo punto che cosa dobbiamo dirgli? Guardate, ci serve un nuovo modulo, ok? Che si chiama
il conversation chain, ovvero è un sistema che ci permette di utilizzare esattamente allo stesso identico modo di prima la pipe, quindi lui utilizzerà all'interno delle sue funzionalità principali la pipe, però ci permette di utilizzare, di personalizzare e customizzare il modello a seconda di quella che è la chiamata che noi facciamo, e addirittura ci permetterà di utilizzare la memoria. Principalmente questi due prompt potrebbero, ok, a livello proprio ideale, essere eseguiti su due modelli diversi che condividono la stessa memoria, e questo è un nesso importantissimo per noi, ok? Che potremo approfondire nei video successivi. Allora, introduciamo questo nuovo componente, questo nuovo modulo, const, ovviamente mi riporto dietro, quindi sto per importare qualcosa, uguale require, ovviamente me lo riporto da langchain / chains. Perché? Perché tecnicamente questo è uno degli elementi principali che noi stiamo utilizzando, ovvero il conversation chain. Conversation chain, guardate, è un'estensione, ok, di quelle che sono le LLM chain, ok? Che nelle versioni precedenti, se noi le andiamo ad utilizzare, praticamente sono deprecate queste funzionalità. Perché? Perché vengono estese in questo momento per effettuare le operazioni. Quindi fa parte delle chain LLM e ci permette in questo caso di utilizzarlo nella maniera più semplice possibile. Guardiamo come. Allora, mentre la chain set in questo caso l'avevamo definita come prendi il prompt e lo concateni, lo invii, tra virgolette, al tuo large language model, fondamentalmente qui gli diciamo che devi generare una nuova conversation chain, ok? Definita in questo modo, con dentro un oggetto JavaScript, ok, come nella normalità, dove l'LLM sarà l'LLM di riferimento. Se la chiave e la variabile col valore hanno lo stesso identico nome, praticamente possiamo evitare di definire questa doppia combinazione ripetuta. Poi gli dobbiamo dire qual è il prompt di riferimento. Allora, il prompt è quello che abbiamo impostato esattamente qui sopra con prompt set. Eccolo qua. Allora, a questo punto che cosa succede? Gli dobbiamo dire qual è il modello, model, due punti model, perché il model è quello che abbiamo, scusatemi, la memoria, quindi memory sarà la memory, vedete? Però, dato che si chiamano allo stesso identico modo, quindi la memory è quella che abbiamo impostato come buffer memory, dato che si chiamano allo stesso identico modo, posso lasciarlo esattamente impostato così. Vedete? Allora, a questo punto che cosa succede? Mi fermo un attimo qui sopra perché è estremamente importante richiamare solo questa tipologia di elemento e vedere come funziona. Commento, quindi disattivo per il momento il restituisci nome, ok? La sua funzionalità qual è? Quella proprio di effettuare delle operazioni abbastanza semplici a livello operativo, ovvero voglio vedere com'è la storia prima di questo passaggio e, quindi e poi dopo la nostra response. Vediamo un po'. Allora, per vedere quella che è la storia, o almeno lo storico dei messaggi effettuati in precedenza, possiamo utilizzare una semplicissima funzione. Allora, faccio un console.log di che cosa? Allora, intanto gli dico che la memoria, due punti, e poi gli vado a definire che cosa? Ah, ragazzi, c'è la possibilità di utilizzare un metodo presente all'interno della memory, ok? Memory. Punto. Allora, guardate, load memory variables, e qui dentro potremmo metterci un filtro, ok? E gli input value di riferimento. Lo lasciamo vuoto se vogliamo vedere tutta quanta la memoria di riferimento. Però questo load memory variables ci restituisce una promise, quindi dobbiamo rimanere in await, ok? Che lui ci fa la risposta. Guardate, vado a fare questa operazione sia qui che dopo, ovviamente, la nostra response, quindi questi sono due momenti in cui stiamo cercando di vedere come funziona la nostra memoria. Questo qui, memoria dopo aggiornamento. Andiamo ad eseguire la nostra tipologia di applicazione e cerchiamo di capire cosa succede. Guardate, lo storico praticamente è vuoto, lui va ad effettuare ovviamente il nostro aggiornamento. Lo metto dopo il set così almeno lo vediamo un po' più nel dettaglio. Guardate, allora abbiamo lo storico all'inizio praticamente vuoto, poi effettua il set dove mi dice ciao Giovanni Pace, it's a pleasure, bla bla bla.
Poi, guardate, la memoria dopo l'aggiornamento è che dentro a storico praticamente ha human Giovanni Pace più AI, questo qui è la risposta dell'AI. Capite qual è l'idea? Lui ha effettuato ha creato all'interno dello storico una combinazione, ok, di quello che è lo user, ovvero l'essere umano che ha effettuato la richiesta, ovvero io, e poi la risposta dell'AI. Adesso ci serve soltanto, almeno la cosa che per noi è un pochettino più importante, è cercare di passarla all'altra catena. In questo modo la catena avrà a disposizione tutta quanta la memoria precedente e quando gli chiedo effettivamente chi sono mi dovrà rispondere Giovanni Pace. Per una questione di completezza, almeno di ordine, ok, vado a commentare i load memory variables che ve li lascio nella repository GitHub, ok? E tolgo un po' di spazi inutili. Allora, eccolo qui, restituisci il nome. Lo riabilito all'interno del sequenzializza prompt e la cosa un po' più importante in questo caso qual è? È quella di trasformare anche questo prompt get in una conversation chain. Quindi nuova conversation chain dove gli vado ad impostare ovviamente il mio JavaScript object con l'LLM, in questo caso sappiamo per quale motivo, il prompt di riferimento sarà il prompt get e poi ovviamente la memory, ok? Quindi qual è l'idea? Così facendo, se tutto quanto va bene, guardate, lui effettua la set e poi ci dovrebbe restituire la get di riferimento. Il problema qual è? Allora, questo è un piccolo bug per quanto che si scatena, tra virgolette, quando si utilizzano più di una catena, ok, all'interno dello stesso identico sistema, con lo stesso identico modello. Significa che in un certo senso è come se si settasse con il numero di parametri relativo a come lo stiamo richiamando nella catena precedente. Vedete che qui gli passiamo nominativo? Benissimo. Allora, l'idea è questa. Lui mi sta rompendo le scatole perché la mia chainget.invoke praticamente prende 0 keys e devo specificare almeno un valore all'interno dell'input. E allora guardate, un piccolo trucchetto è proprio questo. Se ci riferiamo al nostro prompt, lui vuole che qui ci sia un effettivo valore che andiamo ad impostare noi come esseri umani. Lo storico, se ci avete fatto caso, lui lo imposta automaticamente con la definizione della memory. Bene, guardate qual è l'idea. Se io me lo taglio questo qui e gli metto per esempio input, ok? Questa è una un piccolo escamotage. Guardate, nella parte bassa io vado a definire all'interno della invoke input due punti e esattamente questo what is my name, ok? Guardate, vado ovviamente a ripulire tutto quanto, questo è quello che noi abbiamo sviluppato in questo momento, quindi in questo caso se siete stati attenti, praticamente questa invoke ha un parametro esattamente come quest'altra invoke, ok? E allora a questo punto facciamo un bel node app.js, se tutto va bene nella seconda operazione lui mi chiama Giovanni Pace. Guardate, allora nella get, ciao my name is Giovanni Pace, nice to finally have a conversation with someone, ok, who can understand me. Vedete, questa è una cosa estremamente importante di quello che abbiamo a disposizione.